Mamma mia, quanto tempo che cercavo sta fontana. Gottardo, vai che ci siamo. Lago di Lucerna. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. Ad agosto 2025 sono partito per il mio primo viaggio in bici. L'obiettivo era raggiungere i miei nonni a Bruxelles, Belgio, con la sola forza delle mie gambe. Così in 10 tappe ho percorso 1100 km, attraversato 6 paesi diversi ed è stata un'esperienza veramente indimenticabile, che è iniziata così. Per risparmiarmi un po' di chilometri e traffico ho preso il treno da Milano fino a Como. Siamo in Svizzera. Da lì ho iniziato a pedalare lungo le bellissime ciclabili della Svizzera. La tappa del giorno erano 112 km con 1500 metri di dislivello. Lago di Lugano. Siamo quasi arrivati a Chironico. Vai babbo. Ultimo chilometro. Partiti con un po' di ritardo per la tappa numero 2, San Gottardo. Eccolo lì il San Gottardo. Salita al San Gottardo. Vai che ci siamo. Vai che ci siamo. Ultimi metri. La pioggia, ma adesso è bello e si continua. Finalmente il lago di Lucerna. Svitto. Partiti per la tappa numero 3. Un bel freschino. Ecco Zurigo. Quasi arrivati a Villigen, dove dormiremo e poi partiremo per la quarta tappa. Si parte per la tappa numero 4 da Villigen in Svizzera a Colmar in Francia, 133 km. Salita sulle colline con i faggi. Questa era la tappa più lunga come chilometri, 133, e la prima che facevo da solo. Infatti mio padre mi aveva lasciato alla fine della terza tappa. Il Reno. Di qua c'è la Svizzera, di là la Germania. E più in là la Francia. Dove andiamo? Guardate che bello.
eccoci in Germania. Adesso ci dirigiamo verso la Francia e poi verso Colmar. Basilea. Guardate che bel percorso sul lato del canale, si va come dei treni qua. Ne ho approfittato per fare un giro nel bellissimo centro di Colmar. Partiti per la tappa numero 5, Colmar-Saverne. Eccoci il sesto giorno, che non è una tappa ma è riposo. Siamo a Saverne, non esattamente a Saverne, siamo sul castello che c'è sopra la collinetta che circonda città molto molto carina. Guardate che bello. Lì si vede anche il canale dove ci sono le barche che passano e qua c'era il castello che controllava tutta la zona dell'Alsazia e da qua si vede anche la Germania. Veramente bellissimo. Eccoci partiti per la tappa numero 6 da Saverne a Saarwellingen in Germania. Guardate che bella giornata e che bello questo paesino. Con il canale, il porto e il castello. Ecco la natura che ci offre un po' di merenda. Eccoci a Sarreguemines e questo è il fiume Saar. Infatti tutti i paesini che ci sono qua intorno iniziano con Saar, quindi Sarreguemines, Saarlouis, Saarbrücken, Saarwellingen. E dall'altra parte del fiume c'è la Germania. Quindi qua siamo in Francia e di là in Germania. Per la tappa numero 7 da Saarwellingen in Germania a Città del Lussemburgo in Lussemburgo. Bella giornata, mi sa che farà un bel caldino come ieri, però si va dai. Eccoci di nuovo sul Saar, su questa bellissima ciclabile che ci porta sempre più verso Lussemburgo. È incredibile la quantità di meli e di prugni che ci sono qua, veramente ce n'è dappertutto, pere, mele, prugne, nespole della Germania, di tutto e di più. Eccoci in Lussemburgo. Mele che ho trovato in giro, molto buone, molto buone. Fa veramente caldo, un po' di sali ci vogliono, una piccola pausa all'ombra, poi mancano 30 km e ci siamo.
Lussemburgo. Partiti per la tappa numero 8 da Lussemburgo in Lussemburgo fino a Bastogne in Belgio. E in Belgio faremo quindi Bastogne, Namur e poi arriviamo a destinazione. Ecco, mangiato in questo bellissimo posticino. Questa è la mia bici, pacchi, telefono. Ho raccolto un po' di mele qua perché ci sono alberi di meli, alberi di prugne e quindi sì, un po' di frutta fa sempre bene. La tappa di oggi non è molto lunga, però quella di domani sarà abbastanza tostina, quindi sì. Oggi sono un pochino stanco, ci sta, mi riposerò per bene. Si parte. Eurovelo 5! Eccoci arrivati in Belgio e nel posto dove alloggerò oggi, che è un po' sperduto in campagna, come vedete, non lontano da Bastogne. Oggi ci sono stati 1150 metri di dislivello comunque, ma la tappa non era molto lunga e domani sarà più o meno lo stesso dislivello, se non un po' di più, ma 122 km, quindi devo riposarmi bene perché domani sarà lunghina, ma tappa numero 9 dopo si è arrivati. Quindi adesso mi farò una bella dormita qua in questo posto tranquillo e domani si riparte. Partiti per la tappa numero 9, la penultima. Oggi andiamo da questo bel paesino in montagna fino a tra Namur e Dinant, quindi saranno 120 km e un bel 1100 di dislivello e si sta bene, dai, let's go. Ho avuto un piccolo problema con un nippolo che era leggermente crepato e quindi per sicurezza l'ho un po' scocciato così, e poi quando arrivo vedo di sistemarlo. Sono andato da un negozio di bici molto simpatico, mi ha dato qualche nippolo di riserva e adesso si continua. Fa un caldo veramente assurdo, 38 gradi, qualcosa del genere al sole. Ombra, per favore. E acqua, qua non ci sono fontane da nessuna parte, ma ce n'è ancora un po', però speriamo che ci sia da qualche parte. E alla fine sono più di 122 km, perché fino a Dinant 122 e io sono tra Dinant e Namur, quindi non so, saranno 130, qualcosa del genere, quindi sì, ancora 44 km da fare sotto questo bel caldino. La felicità, meno male, una fontana. Mamma mia, quanto tempo che cercavo sta fontana. E questa è la Mosa. Tra 5 km sono arrivato. Siamo partiti per l'ultima tappa da Anet, dormito abbastanza bene, mangiato un bel po', quindi sono carichi per questi ultimi 100 km praticamente in piano, non ci faranno niente.
Eccoci, dovremmo essere arrivati a Namur, dove abbandoniamo la Mosa. Guardate che bello, che bello. Arrivati!